Morto. Sì. Sì. Sì, aspetta, adesso siamo arrivati qua alla freccia e il gaven qua morto l'ha fatto 20 metri, l'è morto. Non che credo. Non ci credo, guarda, fa un avvicinamento da robe da fuoco. È dentro, perfetto, aspetta un attimo. L'arco è pronto, vediamo se saremo pronti noi. Eccoci, allora siamo qua in Piemonte. L'obiettivo di oggi è fare un camoscio con l'arco e abbiamo uno Yarling da poter prendere. La cosa ci complica un po' la vita, però la caccia al camoscio è anche questa, no? Dobbiamo rispettare una classe e quindi faremo il possibile per prendere questo Yarling. Allora, ciao a tutti, sono Mattia Balbinotta, sono cacciatore praticamente da sempre, da quando sono nato, e pian piano l'evoluzione dell'essere cacciatore mi ha portato a cercare di aumentare sempre di più la difficoltà, e per questo sono 5-6 anni che ho iniziato la caccia con l'arco, che è una caccia che ti avvicina molto di più alla selvaggina che devi prendere, e la soddisfazione è immensa. Allora, è un quarto d'ora che abbiamo iniziato a cacciare. Abbiamo già visto dei camosci, 6-7 camosci. C'è già uno Yarling qua sul costone, sembra anche in un posto abbastanza favorevole. Adesso studiamo un attimo come fare l'avvicinamento e vediamo. Oggi essere qua sulle Alpi a caccia con l'arco di camosci per me è una cosa incredibile, è un sogno di una vita e ce la ritengo proprio una grande fortuna. Speriamo che pian piano tutta Italia si unifichi, si adegui, perché appunto ci permetterebbe di cacciare nei nostri territori che ci offrono moltissimo senza dover spostarci all'estero o insomma in giro per il mondo. Stiamo provando il primo avvicinamento. C'è una femmina con un piccolo, uno Yarling, in un posto molto interessante. Mattia lo vedo anche bello carico. Sì, bravo.
trovato il primo avvicinamento dello Yarling che abbiamo visto questa mattina, ma purtroppo il vento ha girato e non siamo riusciti ad arrivare. Qual è il piano adesso, Mattia? Adesso, per fortuna, lo Yarling si è coricato su una cresta. Il gruppo di femmine piccoli è un po' più avanti. Lo scopo adesso è anticiparli, andare sul crinale dietro e provare ad aspettare, perché se vanno avanti col percorso che stanno facendo ci dovrebbero arrivare addosso. Speriamo. Cacciare con l'arco come mai? Sono sempre andato a caccia in montagna, io caccio in Trentino. Da quando sono piccolo, da 7-8 anni, ho iniziato anche a tirare con l'arco a livello agonistico e ho tirato, insomma, ho fatto gare fino a 20 anni e dopo ho abbandonato un po' il mondo delle gare quando ho iniziato col lavoro. E niente, sono adesso 5-6 anni che ho iniziato ad andare a caccia con l'arco, perché appunto, avendo questa grande passione della caccia e sapendo tirare con l'arco, mi sono detto dai, iniziamo questa avventura, e quindi adesso sono 5-6 anni che caccio con l'arco. L'arco che usiamo nella cacciata di oggi è un arco compound, nello specifico questo è un compound che sviluppa 65 libre. Abbiamo una freccia di 460 grain e praticamente con questo peso di freccia l'arco è all'uscita, la freccia ha una velocità di 258 foot per second, e questo ci permette di avere un'energia cinetica con questi valori con cui si può abbattere qualsiasi tipo di animale nel contesto europeo e non solo. Una volta che utilizziamo un arco ben preparato, quindi arco e frecce che si lavorano bene insieme, è fondamentale nella caccia con l'arco è l'allenamento, perché quello è quello che fa la differenza, e si riescono a fare degli ottimi tiri. Vediamo qua, abbiamo fatto 4 tiri veloci a una distanza di 30 metri e la rosata è molto buona, e questo ci permette di dire che l'arco nell'utilizzo venatorio è un'arma molto precisa che permette di fare un tiro pulito, e nel caso in cui appunto il cacciatore decide di fare il tiro, mantenendo la giusta calma, insomma, si riescono a fare degli ottimi abbattimenti puliti. Abbiamo fatto tutto il giro, siamo quasi dove dovremmo essere. Usciamo su quella crestina lì adesso. Purtroppo l'avvicinamento di prima non è andato bene come speravamo. Siamo arrivati allo Yarling a 100 metri, però c'era il branco sotto di noi che ci ha sentito e sono andati via. Adesso stavano decidendo con Mattia cosa fare. Nella costa sotto di noi, a sinistra, ci sono altri camosci e c'è uno Yarling. Praticamente sono là. Mattia, cosa dici di fare tu? Ecco, ora ci troviamo in questo costone qua, dove poco più avanti abbiamo fatto 2 tentativi di avvicinamento, però purtroppo il vento continuava a girare, era mutevole, e purtroppo i camosci ci hanno avvertito e non siamo stati in grado di fare un buon avvicinamento. Adesso, nel venire avanti, abbiamo individuato un altro branco di 7 camosci proprio sotto di noi. Il vento inizia a essere costante, che tira, insomma, da valle verso monte, e quindi abbiamo le condizioni ideali per poter fare un avvicinamento dall'alto verso il basso,
e vediamo di giocarcela bene, andiamo giù facendo il più piano possibile, muovendoci il meno possibile e speriamo di arrivare a tiro. Sì, è dentro, perfetto, aspetta un attimo. Grande cazzo, arriva bassa. No, è dentro, aspetta un attimo che guardiamo il video. Non ci credo, quanti metri era? 20? 14? Ho pensato. Ti giuro, è la prima volta che sono in difficoltà a fare un tiro. No, Mattia. Allora vedo se riesco a spiegare quello che è successo, perché abbiamo fatto una cosa un po' incredibile. Dicevo Andrea un attimo fa che ho tirato già un po' di animali con l'arco, ma non mi sono mai trovato in difficoltà così a fare un tiro perché ero parecchio agitato. Sostanzialmente abbiamo individuato un branco di 7, era in un posto molto incasinato e noi li vedevamo dall'alto. C'era il problema che il vento tirava sempre in giù e arrivarli era un casino, fare un tentativo rischiavano di buttarli via. Dopo, per fortuna, su consiglio anche dell'Andrea, ce la siamo presa con calma.
abbiamo aspettato il vento buono, siamo scesi passo passo su tutto questo canalone, abbiamo fatto un avvicinamento da giaguari, cazzo, e niente, siamo arrivati a bordo di questo sasso. Ho visto le corna che avanzavano fuori da quella pianta, ho telemetrato 14 metri, compensato, un tiro parecchio inclinato in giù, è venuto fuori, ho tirato e lì per lì non ho realizzato, però adesso vediamo, l'Andrea dice che è andato a buon fine il tiro, speriamo. Guarda là dove? Mamma mia. Ah. 20 metri ha fatto. Guarda, da qua là, 20-30 metri. E il bello di sta caccia qua è che abbiamo tirato, lo Yarling ha fatto 20-30 metri, morto. E gli altri camosci sono qua sotto tranquilli come se non fosse successo niente. C'è una caccia che agli animali non dà alcun fastidio, non dà disturbo, è una figata. Devo un secondo realizzare perché non mi sto rendendo conto di cosa abbiamo fatto. Morto. Sì. Sì, aspetta, adesso siamo arrivati qua alla freccia e il gamen qua morto l'ha fatto 20 metri, l'è morto. Non che credo. Non ci credo, guarda, abbiamo fatto un avvicinamento da robe da fuori. Non ho mai cacciato, sempre cacciato da solo, se non come mio papà e mio fratello, che abbiamo un'intesa insomma particolare, dovevo dirglielo perché ci teneva lui tanto che me è andata bene. E sono contento di averlo fatto con Andrea, perché devo dire la verità che appunto non avendo mai cacciato con nessuno, Andrea mi sono trovato veramente bene, è stata una cosa fantastica e devo ringraziarti perché è una cosa che abbiamo fatto insieme. Ancora veramente è stata una giornata epica. Sì, grazie di tutto perché comunque accompagnare per la prima volta un cacciatore con l'arco so che poteva essere una perdita di tempo, invece è stato bravissimo perché ci hai portato in maniera egregia, ci hai dato tutto il tempo. Io con la poca esperienza che ho sull'arco mi sembrava l'ambiente adatto questo qua e infatti azzeccatissimo. È andata bene comunque. Grazie. Un paio di avvicinamenti e poi è andata bene. Esatto, grazie mille veramente. Figurati, complimenti. L'obiettivo di oggi con Andrea era dimostrare che con l'arco si può fare un abbattimento quanto che con un fucile. E l'animale è stato tirato a 14 metri, ha fatto 30 metri ed è morto sul posto. E in questo caso, in un contesto così, il vantaggio dell'arco è che appunto abbiamo tirato un animale in un gruppo di altri 7, gli altri 6 non si sono resi conto di quello che è successo e gli animali sono tranquilli, insomma non c'è stato alcun tipo di disturbo. L'animale è morto senza soffrire, questo è l'importante, e appunto l'arco è un'arma in grado di uccidere qualsiasi, se ben calibrato, come ogni cosa, uccidere qualsiasi animale senza farlo soffrire. E sono contento di essere riuscito in questa, possiamo dirla, in questa impresa con Andrea e niente, avanti con la caccia con l'arco. Cacciare con Mattia oggi sulle montagne di casa del Piemonte è stato davvero un privilegio e un onore. Mattia ci ha dimostrato che con l'arco si può fare una caccia etica e una caccia di selezione
e voglio sapere anche da voi cosa ne pensate, soprattutto perché la caccia con l'arco è limitata non tanto dalle istituzioni ma da noi cacciatori stessi. Quindi spero che sempre più gente capisca che cacciare con l'arco è una scelta che ogni cacciatore dovrebbe poter essere libero di fare in tutta Italia. E mi raccomando, se vi è piaciuto il video iscrivetevi, lasciate un commento e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!